Nell'immensità dello spazio vi sono innumerevoli corpi che voi della Terra chiamate pianeti. Alcuni sono molto diversi per dimensioni, ma sono molto simili al vostro mondo, e quasi tutti sono popolati e governati da esseri intelligenti. Mentre alcuni stanno soltanto adesso raggiungendo una fase tale da poter ospitare forme di vita come le nostre, altri non hanno ancora raggiunto questo stadio di sviluppo. Sui nostri pianeti, la forma che voi chiamate uomo si è sviluppata ed è progredita intellettualmente e socialmente, passando attraverso vari stadi di evoluzione, sino ad un punto che apparirebbe per voi inconcepibile. Siamo arrivati a questo punto soltanto mediante la piena adesione a quelle che voi chiamate leggi di natura. Nei nostri mondi, questo atteggiamento, questa visuale della vita, viene invece considerato come un inevitabile adeguamento alle leggi della suprema intelligenza, che governa il tempo e lo spazio. Possiamo viaggiare nello spazio con la stessa facilità con cui voi attraversate una stanza, perché abbiamo imparato a dominare le leggi in forza delle quali tutti i corpi vivono e si muovono, uomini, astri e pianeti. La Terra è il pianeta meno evoluto di questo sistema solare, ma al di fuori di esso vi sono molti altri mondi in cui i popoli non hanno ancora raggiunto il vostro livello, sia scientifico che sociale. A causa della vostra comprensione illimitata della vita e dell'universo, vi siete costruiti concezioni errate a proposito degli altri mondi e della composizione dell'universo. E purtroppo, cosa più importante, conoscete così poco anche di voi stessi. Noi, che abbiamo già percorso il cammino che ora voi state compiendo, siamo disposti ad aiutarvi e a dispensare alla vostra società la nostra conoscenza, ma il primo passo spetta a voi. Lo scopo principale che ci ha portati vicino alla Terra in questo periodo è avvertirvi del grave pericolo che vi minaccia. Presto, sul vostro mondo, accadranno grandi cose. Cambiamenti geologici, climatici, biologici, cataclismi e nuove malattie che milioni di persone contrarranno. Questo accadrà a causa della scienza senza coscienza, che è stata utilizzata in modo distruttivo nei confronti del mondo che vi ospita. Anche i pensieri negativi che emettono gli esseri umani si accumulano pericolosamente, formando una cappa di energia grigia che circonda il vostro mondo. Tutto questo sta ammalando gravemente quell'essere vivente che è la Terra. Lo sviluppo evolutivo naturale del vostro pianeta risulta ormai compromesso. Questo processo, che dovrebbe essere naturale, è stato accelerato prematuramente dal vostro comportamento e dai vostri pensieri. I cambiamenti, che dovrebbero essere dolci e naturali, saranno invece distruttivi e violenti, a meno che non si verifichi una vera presa di coscienza. Il vostro mondo è dunque in pericolo. Il rapporto fra scienza e amore è terribilmente inclinato dalla parte della scienza. Milioni di civiltà come la vostra per questo si sono autodistrutte. Questo è uno dei risultati di un alto livello tecnologico e di un basso livello di saggezza e di bontà, condizioni che inevitabilmente portano a violare le leggi della vita universale. Siete in un punto critico della vostra evoluzione. State attraversando momenti delicati, pericolosi, e coloro che detengono il potere non sanno dove stanno portando migliaia di milioni di anime. Noi conosciamo la storia della vostra evoluzione, meglio di quanto essa sia descritta nei vostri libri. Sappiamo anche che l'orientamento scelto dalle grandi religioni, ovvero la potenza delle chiese, ha fatto uso della coercizione per rafforzare e diffondere le credenze dogmatiche. Molti di voi si domandano perché noi non interveniamo, perché non atterriamo con le nostre astronavi, o perché non chiediamo direttamente ai presidenti delle vostre nazioni di agire diversamente, evitando le guerre e lavorando per la pace e l'unità dei popoli. Ma se ci mostrassimo ufficialmente e apertamente a tutti, molti di voi sarebbero assaliti da assurde paure.
a causa dei condizionamenti negativi e falsi delle vostre istituzioni e delle vostre culture. Al di là di tutto questo, consideriamo la libertà umana qualcosa di sacro, tanto la nostra che quella altrui. Per questo obbligare non esiste nei nostri mondi. Ogni persona è preziosa e degna di rispetto. Agire con la forza e distruggere è violenza, e questa è una cosa completamente opposta al nostro spirito. La scoperta e l'utilizzo dell'energia atomica rappresenta una seria minaccia per la sopravvivenza della vostra civiltà, oltre che per quella di altri mondi vicini. Per questo vi stiamo osservando costantemente. L'universo intero è unità, un organismo vivente. Non possiamo ignorare le scoperte scientifiche che si realizzano in qualsiasi mondo non evoluto. Certe energie in cattive mani possono alterare l'equilibrio della galassia, e questo comprende anche i nostri mondi. Tutto si ripercuote su tutto. Per questo lavoriamo, perché voi riusciate a superarvi. Dunque, non possiamo intervenire al di là del lecito, al di là di ciò che ci è consentito. Dovete aiutarvi da soli, poiché ne avete le capacità. I contatti che abbiamo instaurato e che continuiamo ad instaurare con alcuni di voi, che chiamate contattisti, fanno parte di un preciso piano di aiuto. È una specie di medicina che somministriamo dolcemente, a piccole dosi. Questa medicina è l'informazione. Le nostre navi sono sempre arrivate sulla Terra, fin dai tempi più remoti, ma è stato solo dopo l'utilizzo della prima bomba atomica che vi abbiamo permesso di vederle, per farvi comprendere che non siete gli unici esseri intelligenti dell'universo, e sappiate che teniamo continuamente d'occhio le vostre scoperte belliche. Tutto questo è informazione che cerchiamo di trasmettervi per aiutarvi. In alcune situazioni vi permettiamo di riprendere i nostri mezzi o di fotografarli per dare prove concrete della nostra esistenza. Stabiliamo piccoli contatti con alcune persone e inviamo anche messaggi telepatici. Questi messaggi viaggiano nell'etere, come le onde radio, arrivano a tutte le persone, ma non tutti voi siete in grado di percepirli. Tutto questo è ciò che noi intendiamo per informazione e aiuto occulto. Quello che maggiormente ci proponiamo è di trasformare, civilizzare e umanizzare il vostro mondo, per far sì che smetta di essere un teatro di guerre, competizioni, ingiustizie e divisioni, perché si trasformi in un luogo di pace, di fratellanza, di allegria e di amore, come è accaduto agli altri pianeti. Il principale motivo che non ci consente di mostrarci apertamente attraverso un contatto di massa è che questo è proibito dalle leggi universali. Esistono delle leggi nei mondi evoluti, delle norme generali che tutti devono rispettare, e una di queste è di non interferire nello sviluppo dei mondi non evoluti. Noi chiamiamo non evoluti tutti quei mondi che non vivono secondo il principio fondamentale dell'universo, l'amore. Tutti i mondi che vivono ponendo alla base della loro civiltà l'amore hanno smesso da tempo di essere divisi, hanno realizzato un solo governo e condividono tutto quello che possiedono, in fraternità, pace e armonia. Il nostro rispetto per la libertà altrui si basa infatti sull'amore. Per questo dobbiamo permettervi di raggiungere il destino che meritate. Così, solo quando una persona o un mondo hanno raggiunto un certo livello evolutivo, possono ricevere il nostro aiuto, senza che questo sia una violazione al sistema generale dell'universo. Anche se da parte di molte persone si manifesta un crescente desiderio di ricercare una maggiore comprensione, anche se il livello spirituale del vostro mondo è migliorato, non ci sono ancora i presupposti perché si verifichi un cambiamento concreto. Oggi la Terra ed i suoi abitanti sono più evoluti rispetto al passato. Ci sono molte persone con un buon livello spirituale, ma ancora questo non è sufficiente perché si verifichi un cambiamento concreto. Per questo, molte razze appartenenti alla fratellanza cosmica partecipano con dedizione al piano di aiuto sul pianeta Terra. A questo programma, denominato Dal cielo alla terra, partecipiamo in gran numero. Alcuni di noi
hanno scelto di incarnarsi nel vostro mondo, operando in modo incosciente. Altri lo fanno invece coscientemente, giungendo in questo tempo da altri pianeti. A questa missione di aiuto, oltre ai fratelli di pianeti superiori, partecipano anche esseri che non sono più soggetti alle limitazioni di un corpo densamente materiale, appartenenti al mondo astrale e spirituale. Tutti lo facciamo a tempo pieno, fino all'ultimo alito di vita del corpo che occupiamo, fino a che l'intimo, l'eterno, non ci chiama a servirlo su altri piani. Sappiate che da questo lavoro disinteressato non aspettiamo altra ricompensa che quella di adempiere all'impulso della nostra coscienza, e in tutto questo ci muove soltanto l'amore. Dovete sapere che si avvicinano per voi cambiamenti molto importanti e profondi. Noi stiamo facendo quello che possiamo per evitare l'impatto negativo di questi eventi. Il resto dovrete farlo voi stessi. Dovete comprendere che colui che dirige il fluire della vita nell'universo, lo spirito della forza creativa, è amore totale. Se non vi sosterrete dunque sull'amore, agirete contro il senso naturale dell'universo. Pertanto non potrete avere armonia nelle vostre vite personali né nelle relazioni sociali o internazionali, quindi non potrete evolvere. Il disconoscimento della legge di Dio da parte della stragrande maggioranza di voi è la causa maggiore, la radice della dolorosa situazione che state attraversando e che può portarvi alla distruzione totale. Noi operiamo ispirando continuamente molte persone in tutti i paesi ad una presa di coscienza. Inviamo messaggi con insegnamenti e istruzioni, ma non possiamo evitare che alcuni di questi siano distorti, manipolati o fraintesi dalle particolari credenze di chi li riceve, così come è avvenuto per la vostra Bibbia e per altri testi sacri. È questo processo di occultamento che ha indotto buona parte di voi all'ateismo. La gente intuisce ormai che le grandi chiese non offrono la verità, ed è per questo che non avete più stima della religione e purtroppo neppure di Dio. Sappiamo che tutto ciò genera confusione e scoraggiamento, ma il nostro intervento di aiuto si può solo limitare a un'offerta e mai ad un'imposizione. Allo stesso tempo ispiriamo opere letterarie, opere musicali, film e altre manifestazioni culturali. Facciamo tutto quello che è possibile perché siano largamente diffuse, perché rappresentano una semina d'amore per le coscienze e anche una preparazione al grande incontro con noi che presto o tardi ci sarà. Quando smetterete di essere divisi, ingiusti e violenti, quando smetterete di ignorare la forza di tutto l'universo, l'amore, entrerete nella fratellanza cosmica. Certo, se non accadesse qualcosa di diverso, il processo potrebbe tardare millenni o non realizzarsi mai, ma si avvicinano fenomeni che non potranno essere spiegati da nessuna teoria, né nascosti da nessun potere terreno. L'unica cosa che potrà salvarvi dalla distruzione imminente che voi state provocando è riconoscere l'universalità dell'amore e farvi sostenere da Lui in tutti i settori della vostra vita. Se non lo farete, la vostra civiltà non sopravviverà. Noi potremo salvare solo coloro che lo avranno fatto. Si salveranno coloro che non avranno vissuto lavorando per loro stessi, ma in un modo o in un altro per il miglioramento e la salvezza del proprio mondo. Sappiate che il piano che ci troviamo a servire è un piano divino, decretato dai disegni del Creatore, dall'eternità. Noi non siamo i suoi giudici, ma solo i suoi esecutori.